Sul browser troviamo accendi e spegni, due pulsanti. Facendo accendi, accendiamo il LED su Arduino, accendiamo anche il LED verde sul browser, facendo spegni, torna rosso e il LED su Arduino si spegne. Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a vedere questo programma gratuito di nome Node-RED che ci permette di creare delle interfacce grafiche su browser per comandare dispositivi come Arduino, Raspberry Pi, PC e altro. Questo programma è totalmente gratuito. Possiamo collegare un LED ad Arduino e comandarlo con un pulsante via browser. Sempre possiamo collegare un sensore ad Arduino di temperatura e visualizzare sul browser il grafico dell'andamento appunto della temperatura, e possiamo anche automatizzare luci, pompe e anche impianti industriali. In poche parole, Node-RED ti permette di ricevere dati, di elaborarli e di mostrarli in modo interattivo e semplice, anche se non sei un programmatore. Adesso ci spostiamo sul computer e andiamo a scaricare Node.js, che ci permette appunto di far girare il nostro motore Node-RED. Andiamo su Google, scriviamo download Node.js e andiamo fino a trovare Node.js download. Si aprirà questa pagina, scegliamo la versione che vogliamo scaricare, Linux, Mac, Windows, io scelgo Windows e scarico. Una volta scaricato facciamo partire l'installazione, io adesso non lo faccio perché già è installato, fino alla fine. Una volta che hai installato Node.js, apriamo il prompt dei comandi e scriviamo npm install -g unsafe perm Node-RED. Questo installerà Node-RED in versione globale sul computer. Facciamo invio. Io adesso ho già installato tutto e attendete la fine. Adesso scrivete Node-RED, facciamo invio e ci dovrebbe dare un indirizzo da scrivere sul browser. Attendiamo, eccolo qua, il mio è 127.0.0.1 1880. Facciamo copia, basta cliccare col destro, apriamo un'altra pagina, facciamo incolla ed ecco qua la pagina del nostro programma. Adesso prendiamo un Arduino, io ho qui un Arduino R4 Wi-Fi e andiamo a scrivere un piccolo sketch che ci permette di far accendere il LED che sta sulla scheda sul pin 13. Apriamo il serial monitor, con 1 accendiamo il LED e con il 0 lo spegniamo. Andiamo a collegare Arduino al computer. Sul lead di Arduino troviamo Arduino R4 Wi-Fi connesso alla porta COM15, questo è importante per voi e andiamo a vedere su Node-RED. Questo è lo sketch che ci permette tramite il pulsante 1 di accendere il LED 13 sul pin 13 e con 0 di spegnerlo. Mandiamo sulla scheda attendiamo che compila lo sketch.
Ok, terminato. Adesso sul serial monitor, se io vado a scrivere 1, dovrebbe accendere il LED, infatti si è acceso. Se metto 0 si spegne, 1 accendo, 0 spengo. Adesso, arrivato a questo punto, la scheda Arduino è programmata. Dovete chiudere l'IDE di Arduino, altrimenti non funziona. Torniamo su Node-RED, ho ingrandito così si vede meglio. Prendiamo 2 inject, mettiamoli sul foglio, clicchiamo 2 volte su un 1 e qua scriviamo accendi, facciamo down e qua spegni. Quindi creiamo 2 pulsanti per accendere e spegnere. Andiamoli a configurare, clicchiamo 2 volte su accendi, qua dobbiamo impostare una stringa, payload stringa, e gli diamo il valore 1, facciamo done, qua anche qui su stringa e qua gli diamo naturalmente il valore 0 e facciamo done. Adesso sempre sulla sinistra scriviamo serial, quindi escono tutti i collegamenti seriali, scegliamo serial out uscita e andiamo a configurarlo. Clicchiamo 2 volte, il nome lasciamo così com'è, io qua già l'ho configurato, ma se non lo trovate premete su più, serial port. Allora, su Arduino la porta che abbiamo utilizzato per collegare appunto Arduino era la COM15, la mia porta, quindi facciamo cerca, difatti ci trova la COM15. Baud rate avevamo impostato a 9006. Il resto lasciamo tutto così com'è, facciamo aggiungi e adesso ne troviamo 2. Scegliamo uno e facciamo done. Abbiamo impostato l'uscita della COM15. Colleghiamo il primo a accendi e il secondo spegni sempre alla COM15. Arrivati a questo punto clicchiamo su deploy, successfully, chiudiamo e adesso se premiamo qua troviamo 2 pulsanti accendi e spegni. Se premiamo su accendi dovrebbe accendere il LED, infatti si accende. Se premiamo su spegni il LED si spegne. Accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni. Adesso andiamo a installare la nostra dashboard. Clicchiamo sul menu, facciamo manage palette e qua scriviamo dashboard e dovremmo trovare un pacchetto di nome Node-RED dashboard. Io già ho installato, mi basta cliccare qui e parte l'installazione. Facciamo close. Allora, sulla sinistra andiamo a scrivere UI e già troviamo button, UI button, ce ne servono 2, 1 e 2, mettiamoli qua e togliamo i pulsanti vecchi e aggiungiamo questi. Andiamo a configurarli, qua scriviamo accendi, facciamo none, qua facciamo spegni, sposto un attimo, li colleghiamo, clicchiamo su accendi e inseriamo il nome del gruppo. Io ho messo LED, già l'ho impostato, se non l'avete cliccate su più, mettete il nome del gruppo sempre
LED e qua mettete il controllo e fate add. Quindi qua mettiamo LED, facciamo done e qua mettiamo LED, facciamo done. Come vedete sopra c'erano dei triangolini che sono scomparsi. Facciamo un ultimo passaggio su accendi e spegni. Allora clicchiamo su accendi, andiamo giù e qua when click at send payload scriviamo string e ci mettiamo 1, facciamo done e spegni. Lo stesso anche qui mettiamo string e mettiamo 0, facciamo done. Ok, questo è tutto il programma. Facciamo deploy. Ok, successo, facciamo close. Adesso dobbiamo aprire un'altra pagina e scrivere: questo è il nostro indirizzo, ci aggiungiamo UI, facciamo invio e troviamo i due pulsanti spegni e accendi. Questo è la nostra dashboard di controllo. Se io adesso faccio accendi, si dovrebbe accendere il LED, infatti si accende. Facciamo spegni, il LED si spegne, accendi, spegni, accendi, spegni. Abbiamo un controllo veloce e preciso. Adesso aggiungiamo un LED virtuale di segnalazione. Allora torniamo su Node-RED e scriviamo serial in, prendiamo, mettiamo qui e impostiamolo e mettiamo la stessa porta, ce l'ho due, mettiamo 1, che abbiamo usato sul serial out, quindi la COM 15. Sulla sinistra prendiamo un altro un altro nodo, scusate, function, mettiamolo qui e andiamo a impostarlo, lasciamo il nome così e qua bisogna scrivere del codice. Questo è il codice che ho scritto, che serve per trasformare il nostro 0 e 1 in true e false. Questi codici sui gruppi di discussione, sui forum, sul sito di Node-RED, quindi è una community abbastanza vasta. Facciamo done e ok e uniamo i nodi. Adesso dobbiamo aggiungere il LED. Io qua già ce l'ho. Se non lo avete, clicchiamo su menu, manage palette, cerchiamo LED, Node-RED contrib LED e facciamo installa. Io qua già installato, quindi in uso. Facciamo close, uniamo, impostiamo il LED, clicchiamo 2 volte, scegliamo il nostro gruppo, io ho messo LED, qua possiamo scegliere la disposizione del LED, circolare, quadrato, lasciamo circolare, false, true, red, green e facciamo done. Facciamo deploy, close e difatti troviamo il LED sulla dashboard. È diventato rosso, facciamo accendi, diventa verde, quindi comunica e si accende il LED su Arduino, facciamo spegni, il LED si spegne e qua diventa rosso, accendi, spegni. Tornando su Node-RED facciamo left, faccio vedere una piccola cosa, facciamo
square, quadrato, facciamo done, deploy, close. Come vedete si è subito modificato sulla dashboard. Accendi e spegni. Così possiamo fare anche con i pulsanti. Facciamo accendi, mettiamo colored, mettiamo red, facciamo done, vediamo un po' che cosa ho cambiato il colore della scritta spegni, accendi, spegni, accendi. Se invece facciamo su spegni background, mettiamo green, facciamo done, facciamo lo stesso, torniamo, abbiamo cambiato il colore dello sfondo, spegni, accendi. Quindi possiamo impostare i pulsanti come piace a noi. Riduco la grandezza naturale, avevo ingrandito per farvi vedere meglio, infatti di solito si lavora così, poi potete mettere come volete e quindi funziona, vi potete divertire come volete. Giunti alla fine del video, avete visto quanto è facile e potente Node-RED. Ok, se vi è piaciuto il video lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. E ci vediamo alla prossima!